Non esistono vocabolario o parole adeguate a descrivere fino in fondo quello che un arciere prova nel momento in cui tira la freccia. È come chiedere a un essere umano cosa provi quando senti di amare un'altra persona. Ogni arco che costruisco e produco lo faccio nella stessa maniera in cui ho costruito il mio. Ho studiato ingegneria aeronautica, mi sono ritrovato a far volare le frecce invece che gli aeroplani, però ci piace immaginare che possa essere assimilata al volo di un uccello, di qualche cosa, per rafforzare l'idea che ci abbia un'anima la freccia. Questo è un arco lombò, per esempio. È costruito con lamine di bambù sotto la fibra di vetro, non si vede perché la fibra di vetro è trasparente e quindi si vede il legno sui flettenti, ma c'è un rivestimento di fibra di 1 millimetro che è quella quindi responsabile delle prestazioni meccaniche e della risposta dell'arco. Questo arco ha una geometria, come dire, evoluta, non è, pur definendosi un lombò, non è l'arco di Robin Hood perché ha una controcurvatura del flettente il cui disegno e la cui risposta elastica condiziona in senso ovviamente positivo le prestazioni e la stabilità. Quando io ho cominciato, diciamo nell'86 a progettare, all'inizio 86 a progettare l'arco e basta, ma a fine 86 già mi confrontavo con la costruzione. Il mondo era diverso, non c'era internet, c'era forse i fax, ma non erano neanche così diffusi. Ma sostanzialmente la disponibilità di tecniche e di materiali per la costruzione degli archi non è mica tanto cambiata nel corso degli ultimi 30 anni. I modelli di arco che io produco, e sono vari, sono comunque ognuno per sé anche progettati prevedendo di essere lavorati non con macchine automatiche. Essendo archi custom, cioè costruiti su commissione diretta dell'arciere e adattabili ad ogni arciere, non sono, come dire, standardizzabili, anche perché la produzione di cose in serie condiziona i materiali e anche la forma degli oggetti che si intendono produrre, e quel tipo di contaminazione io non l'accetto e non la faccio soffrire agli arcieri che si rivolgono a me. Io penso continuamente agli aspetti tecnici del tiro con l'arco, degli archi, insomma. Il fine ultimo è quello di riuscire a trovare quell'alchimia di equilibri che è alla base dell'ottenimento di una migliore stabilità. La sperimentazione consiste nel provare l'arco personalmente, quindi le sensazioni che dà di stabilità soprattutto, e poi nell'eseguire una serie di rilevamenti con la mia macchina CNC per fare i diagrammi di trazione, anche quella progettata e costruita, ed eseguo un diagramma di trazione che mi consente di misurare, andato a lungo ovviamente, l'energia che l'arco immagazzina, l'energia potenziale elastica. La fase successiva è quella di tirar fuori, installare, montare la shooting machine, che
che mi consente di eseguire il tiro della freccia senza il margine di indeterminazione che può avere l'esecuzione dello stesso gesto fatto da un essere umano. Quindi con lo sgancio meccanico, l'arco ancorato al telaio, si esegue l'allungo, ovviamente mettendo sotto la traiettoria della freccia un cronografo che esegue la misurazione della velocità della freccia, conoscendo il peso della quale si può risalire all'energia che ha. Le telecamere, in particolare quelle capaci di fare riprese in slow motion, estendono la mia possibilità e capacità di indagare quello che succede alle frecce e agli archi. Con la realizzazione della macchina CNC per fare diagrammi di trazione, e alla fine, diciamo, è maturata l'occasione, sono riuscito a fare un diagramma che contenesse sia il diagramma di trazione dell'arco che il diagramma di tensione della corda con cui l'arco era armato, a testimoniare che la tensione della corda, quando uno comincia a tendere un arco, la tensione della corda diminuisce e non aumenta. E questo è il diagramma che ho fatto. Questa curva rossa è la tensione dell'arco che aumenta man mano che si tende l'arco. La tensione della corda che vincola alla mano dell'arciere i puntali dell'arco è rappresentata da questa curva qui, e nel momento in cui l'arco è armato ma non è teso dall'arciere è massima. E quindi questa è una cosa che mi ha dato soddisfazione. Il rapporto con il legno è iniziato fisiologicamente con l'inizio dell'avventura della costruzione degli archi, però col passare degli anni è maturata. È diventata una passione a sé stante quella di quasi scoprire, provare, assaggiare essenze nuove. E è maturata una sensibilità separata rispetto alle caratteristiche fisico-meccaniche dei legni, per cui io ora posso dire che appunto sono curioso di assaggiare un legno. È uno scheletro, è lo scheletro di un essere vivente in qualche misura, la cui longevità è mai definibile in assoluto, perché appunto può essere estremamente longevo. Poi il fatto che gli esseri viventi più longevi e anche più grandi che hanno abitato e che abitano questo pianeta siano degli alberi fa riflettere, solo per il fatto che hanno visto, hanno respirato, diciamo, dall'aria non l'ossigeno ma magari l'anidride carbonica dalla stessa aria di Giulio Cesare o di Gesù e ben prima, quindi ha un fascino unico, ecco. Il tiro con l'arco è mente, è corpo, mi verrebbe da dire a volte anche anima. L'arco è un attrezzo particolare perché c'è un'interazione. L'arco è un'estensione delle leve muscolari del corpo umano. Nell'arco non hai imprigionato un'energia potenziale elastica in un dispositivo meccanico che lo tiene aperto e poi basta pigiare un grilletto, ma la imprigioni con le leve del corpo, del tuo corpo. La tieni imprigionata lì fino a che non la liberi, e quando la liberi c'è la mano dell'arco che spinge la freccia attraverso la corda e l'energia muscolare che è stata immagazzinata prendendo l'arco. Quindi spesso chi pratica il tiro con l'arco si ritrova imbrigliato più di quanto avrebbe immaginato in una dimensione emozionale più ampia e più complicata da gestire, capace di tirar fuori debolezze,
abilità, equilibri emozionali più di quanto avrebbe immaginato, proprio perché nel tiro con l'arco tradizionale è l'essere umano che tira la freccia aiutato dall'arco. Una cosa che funziona bene per quello per cui è stata progettata, indirettamente non può che avere anche un fascino estetico. Un uccello che vola è bello, non è solo bello perché vola, è bello perché esprime la sua natura di essere che si muove in 3 dimensioni e lo fa con naturalezza perché ogni parte di sé esprime una giusta proporzionalità che si manifesta nell'atto di volare. Le frecce si tirano non soltanto con le braccia e con l'arco, anche con la testa, e quindi ci si può allenare a tirare frecce senza avere l'arco e le frecce. Nel momento in cui io mi appresto a tirare, cerco di entrare in uno stato mentale propedeutico al tiro della freccia. Il cambiamento fisico che ho dovuto gestire non ha inquinato per niente né cambiato l'idea del tiro, mi ha soltanto costretto ad adeguare la tecnica al condizionamento che i dolori articolari mi davano. Finché il fisico me lo consente, io tirerò frecce. Quando il fisico mi porrà dei problemi insormontabili, io continuerò a tirare frecce con la testa e col cuore. Io nel tiro con l'arco cerco verità, cerco una manifestazione sincera della mia anima.